Ciao e benvenuti in un nuovo video location. Oggi vi porto a vedere al Lido di Venezia le location di un altro capolavoro di Luchino Visconti. Stiamo parlando di Morte a Venezia del 1971. Film molto bello e che devo dire mi è rimasto un po' nel profondo anche per la storia di Bjorn Andresen. Ve ne parlerò un pochino in questo video. È il ragazzo oggi uomo che interpretò Tazio e fu proclamato il ragazzo più bello del mondo proprio da Luchino Visconti. Appellativo che per Bjorn diciamo che divenne una condanna, ma di questo magari ne parleremo dopo. Iniziamo questo video. Ci tengo subito a ringraziare Giovanna Carabotti, grazie per le informazioni che mi ha dato su questa storia, perché diciamo che non è molto il mio campo, ma essendo una storia molto particolare che mi ha toccato molto, ci tenevo veramente tanto ma tanto a parlarvene. Poi nei luoghi, cioè parlarne proprio dentro i luoghi dove... Adesso sto raggiungendo l'Hotel de Bain, scusate la pronuncia bimbi, ora Giovanna mi ucciderà. Diciamo che questo video è un po' anche un omaggio alla sua storia, alla storia di Bjorn Andresen. Nella via per andare all'hotel del film, guardate che bello anche questo, fantastico. Ci sono degli alberghi che sono tanta ma tanta roba. Questo non credo sia abbandonato, non mi pare proprio. No, questo è in funzione. Che bellezza. Comunque, mentre mi avvio su questa lunghissima strada per arrivare all'hotel, partiamo dal principio. Nel 1970 Luchino Visconti cercò l'interprete perfetto per Tazio, il giovane protagonista di Morte a Venezia di Thomas Mann, per il suo adattamento cinematografico. Scelse il sedicenne Bjorn Andresen, un ragazzo svedese che incarnava la bellezza, la gioventù e la leggerezza descritte nel racconto. Con addosso un completo alla marinara, ecco Bjorn trasformarsi nel 14enne polacco Tazio, ossessione di Gustav nel film di Visconti. Capolavoro su un'aristocrazia condannata che infesta l'hotel con tutti i suoi fronzoli, mentre il colera terrorizza i canali veneziani. Ci sono quasi. Scusate il fiatone! Tra fiatone ed emozione, crollo. Boom. Cioè, guardate quanto è maestoso. Adesso andiamo proprio davanti. Eccoci ragazzi, ci siamo. Cioè, oh mio Dio. Celebre ovviamente per essere uno dei luoghi principali nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti. Diciamo che è un esempio di architettura liberty tipica del periodo della Belle Époque. È situato al Lido di Venezia, come vi ho già detto prima, e fu inaugurato nel 1900 circa. Fu chiuso poi purtroppo nel 1979 più o meno, e da allora diciamo che ha subito il passare del tempo in uno stato, come potete vedere, di abbandono o semi-abbandono comunque sia. Questo bellissimo hotel, oggi abbandonato e afflitto dalla decadenza, si fonde molto con i temi proprio del film: la bellezza, la malattia, la morte. Ho letto di un progetto di riapertura, però cioè un progetto del genere diciamo che potrebbe segnare una svolta per l'intera città. Nel 2016 l'hotel ha ospitato l'esposizione fotografica Il cinema in mostra, risvegliando diciamo ricordo di tanti film quali Il paziente inglese, che tra l'altro è stato girato nella spiaggia qui di fronte, e nonostante la spiaggia del Lido, questa di fronte, sia stata data in concessione, l'hotel rimane chiuso. Qui tra l'altro si sono svolti anche degli eventi storici, tipo nel 1934 l'incontro tra Hitler e Mussolini.
Adesso ci avviciniamo lì alla spiaggia. Ha visto passare molti personaggi storici, artisti, registi. Diciamo che è diventata una sorta di simbolo della Venezia mondana e artistica. Come potete vedere adesso ci sono dei lavori e le cabine che vediamo nel film ovviamente sono cambiate. Qui ci sono diverse scene girate con Gustave che osserva Tazio e la sua spensierata gioventù. Nel film comunque vediamo anche delle sequenze secondarie fuori dal Lido di Venezia, ad esempio in piazza San Marco. Adesso vi metto qualche screen. E rieccoci sulla spiaggia. Ole. No, vabbè. Ah, stanno giocando a calcio. Il successo del film segnò l'inizio di un incubo per Bjorn. La sua immagine di ragazzo più bello del mondo lo ridusse a un oggetto del desiderio con pesanti conseguenze sociali. Come ha dichiarato lui stesso, il problema non derivava dal ruolo, ma dalle reazioni della società. Vi lascio il link alla storia completa scritta da Giovanna Carabotti nell'info box e se volete approfondire l'argomento c'è un documentario chiamato Il ragazzo più bello del mondo. È molto interessante, racconta un po' tutta la storia, io ve lo consiglio. Tra l'altro mi sto emozionando moltissimo perché le ultime scene di questo documentario vedono Bjorn venire proprio qui, dove tutto ebbe inizio. C'è Bjorn che cammina tra i corridoi decadenti di questo hotel. Scusate ragazzi, ho dovuto fare un attimo una pausa perché mi è venuto troppo da piangere, cioè veramente, no, che depre, cioè bimbi, ora la prossima volta ve lo giuro vi porterò i video di vacanze di Natale 2000. Ai, muoio. Comunque insomma, stavo dicendo che le ultime scene vedono Bjorn fare ritorno qui dove tutto ebbe inizio, tra i corridoi decadenti, la spiaggia deserta dell'iconico finale. Io spero questo video vi sia piaciuto, ogni tanto tiro fuori un po' l'animo Dovk, anche se di solito, dai, sono una feliciona di solito, ma diciamo che certe storie, secondo me, vale la pena raccontarle. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!